come si può iniziare un racconto su Verona se non dal balcone più conosciuto al mondo e dalla storia d'amore di due giovani, Romeo e Giulietta, le cui vicende, nonostante siano passati secoli, continuano a vivere ancora oggi tra le vie della città, affollate di innamorati e viaggiatori. Siamo pronti a conoscere questa magica, storica ed elegante città del Veneto, con le sue bellezze, curiosità e angoli affascinanti, tutti da scoprire? Una città che ha tanto da offrire sotto ogni punto di vista. Per conoscere a fondo Verona occorre percorrere la centralissima via Roma, con negozi di dolciumi e prodotti tipici veneti come la storica confetteria Filarmonica oppure i sassi dell'Adige, il mandorlato della premiata azienda Garzotto. Per gli amanti invece della musica, la Sala Filarmonica. Una volta in Piazza Bra non c'è che l'imbarazzo della scelta per i numerosi bar sotto i portici. Una pausa per gustare una tazza di cioccolata e ammirare l'imponente arena. A proposito dell'Arena di Verona, risalente al 54 d.C., per la sua grandezza e complessità, rappresenta un importante precedente per la costruzione del Colosseo nell'80 d.C. L'arena vantava spettacoli di gladiatori, combattimenti con animali di varia provenienza e poteva accogliere 30.000 spettatori. Ad oggi ospita concerti di famosi artisti e la stagione lirica. Durante le invasioni barbariche, l'imperatore Teodorico demolì gran parte dell'anello più esterno, alto 31 metri, utilizzando i blocchi per rinforzare le mura di cinta cittadine. Quanto rimase dell'anello si chiamò Ala e la sua presenza alimentò la leggenda secondo cui un gentiluomo, per avere salva la vita, si sarebbe impegnato a costruire l'arena in una sola notte, ma all'alba gli aiutanti dei diavoli con i quali si era accordato, sentito il suono dell'Ave Maria, fuggirono, lasciando l'opera incompleta. Si può quindi solo immaginare quale dovesse essere l'aspetto originario. Si narra altresì che Dante Alighieri si sia ispirato all'Arena di Verona per descrivere i cerchi dell'inferno della Divina Commedia. Via Giuseppe Mazzini è la strada principale dello shopping veronese, con una vasta scelta di negozi con le grandi firme internazionali che collega Piazza Bra a Piazza delle Erbe. E anche la strada del passeggio è luogo ideale a tutte le ore del giorno per gli incontri, che sfocia nella centralissima via Cappello, preannunciata dal punto vendita Minuto Bauli, famoso oltre che per il marchio, per i gustosissimi buondì a ciambelle ripieni a più gusti. Poco distante sulla destra, la casa museo di Giulietta, resa celebre dalla tragedia di William Shakespeare, ogni giorno visitata da migliaia di persone. Un palazzo di impianto medievale che fu sin dal 300 l'effettiva sede della famiglia dal Cappello, da cui il nome Capuleti, casata di Giulietta. Fin dall'epoca romantica, l'edificio fu meta di pellegrinaggio di illustri viaggiatori, come lo scrittore Charles Dickens, che ne ha lasciato una pittoresca descrizione. Il cortile è senza dubbio la zona più suggestiva, con il balcone degli incontri segreti fra i due amanti.
Non passa inosservata la silhouette in bronzo di Giulietta, opera dello scultore veronese Nereo Costantini, che polarizza la curiosità dei visitatori che non possono sottrarsi alla tentazione di toccarla perché porti fortuna in amore. Verità o finzione, l'atmosfera è surreale. Un'altra curiosità, vi mostriamo la casa di Cagnolo Nogarola, detto Romeo, l'amante di Giulietta, distante 50 metri da Piazza dei Signori, altro luogo simbolo di Verona. In direzione opposta si entra nella pittoresca e animata Piazza delle Erbe, con numerosi bar e ristoranti. Sul lato opposto, invece, per gli intenditori dal palato fine, la specialità toscana della prosciutteria Firenze, un ambiente rustico per assaggiare formaggi e la tipica finocchiona fiorentina. Il centro della piazza è occupato da mini stand di souvenir, cappelli, maschere artigianali, ma anche castagne arrostite al momento, sui quali incombe la maestosa torre della famiglia Lamberti per ammirare la vista mozzafiato dall'alto. Numerosi i palazzi storici che impreziosiscono la piazza, uno fra tutti la casa museo di Palazzo Maffei. Piazza dei Signori era il cuore della vita politica e istituzionale della città, accogliendo un lascito prezioso di palazzi di grande importanza storica e architettonica. La statua di Dante fu eretta nel 1863 per celebrare il 6° centenario della nascita dell'Alighieri, come simbolo dell'unità d'Italia, in quanto considerato uno dei padri della patria. E anche perché Dante, durante l'esilio, fu accolto qui a Verona da Cangrande della Scala, come lui stesso menziona nel 17° canto del Paradiso. Una curiosità inerente al monumento: venne collocato di notte per evitare l'intervento delle autorità austriache che controllavano il Veneto e avrebbero potuto opporsi all'iniziativa. Il centro storico di Verona riserva sorprese di ogni tipo, se si sceglie di passeggiare senza una meta precisa. Noi vi suggeriamo via Sant'Anastasia, che da Piazza delle Erbe conduce all'omonima basilica. Un percorso di bellezza, storia e scoperte a non finire. Storie di antiche attività commerciali, come quella dell'arte dei lievitati, premiata ditta Fratelli Turco, in attività dal 1909. L'azienda vanta di essere la vera erede del Pandoro e di portare avanti l'autentica tradizione pasticcera di una volta, da 116 anni. Poco distante troverete la coltelleria dei fratelli Fazzini,
si tratta di una incredibile esposizione di manufatti, pezzi unici, con l'utilizzo di parti di corna di ariete, bufalo, cervo o addirittura monete antiche, modellate ad arte come impugnature di cavatappi, tirabusciò e tanto altro ancora. Se siete invece alla ricerca dell'estasi olfattiva, sposata al buon gusto estetico, il Mercante di Venezia fa il caso vostro. Profumeria artigianale di grande classe e curata in ogni dettaglio, a cominciare dalle confezioni a forma di canopi egizi. La bellezza, come dicevamo, è di casa a Verona, così come l'arte esotica e africana. Sculture, maschere cerimoniali, corpi danzanti in legno, pezzi originali della cultura africana, assieme a colorati e pregiati tappeti tessuti a mano che sono di scena al Mercante d'Oriente. Balzo negli anni 50 invece alla merceria Vinted per donne, fatto a mano. Per trovare che cosa? Le atmosfere di anni fa, immersi tra pezzi di stoffa, ordinate in scaffali, ma anche cappelli, mantelle, abiti, tailleur, assieme a originali orecchini artigianali in legno o pietra, per ogni età. Per gli appassionati di antiquariato, poco distante lo showroom Negrini, in vendita pregevoli mappamondi in legno di ogni tempo. L'odore del fiume Adige preannuncia, percorrendo via Ponte di Pietra, l'omonimo ponte di epoca romana. L'iscrizione parla del I secolo a.C. È il più antico monumento romano a Verona, assieme a ciò che resta dell'anfiteatro. Non a caso è una tappa obbligata per ogni turista, perché a farli da cornice e amplificare il colpo d'occhio, le abitazioni in stile gentile, dei colori pastello, arancio, giallo, amaranto, incastonate tra alberi di acace, platani e cachi, che costeggiano gli argini del fiume, un angolo prezioso per la vista, perché sa ancora incantare davanti a tanta bellezza. Verona è anche questa. Superato il ponte di pietra, la passeggiata alla scoperta degli angoli più suggestivi di Verona ci porta a Castel San Pietro. Si può raggiungerlo in auto, in funicolare da prendere in via Fontanelle Santo Stefano e per i più volenterosi in bici o a piedi. Castel San Pietro è anche il polmone verde di Verona, una collina verdeggiante, un punto panoramico di vibrante bellezza per osservare dall'alto tutta la città con i suoi tetti, campanili, torri, ponti e il fiume che la circonda e la avvolge come una cintura. È il luogo domenicale di ritrovo di giovani, turisti e famiglie per guardare il tramonto e respirare l'aria frizzante degli alberi di cipresso. Ma non è sempre stato così. Nell'Ottocento il castello fu fortezza dell'esercito austro-ungarico durante le guerre di indipendenza, un punto strategico per controllare la città e la pianura, con 32 batterie di cannoni e 452 soldati di fanteria, sotto il comando del feldmaresciallo Joseph Radetzky.
Un altro angolo della città che merita una visita è Castelvecchio, una imponente fortezza scaligera del XIV secolo, oggi sede del più importante museo civico della città, celebre per le collezioni d'arte medievale e rinascimentale con pittura, scultura e armi. Varcata la soglia, si fa un vero passo nel passato della città, culminando nel famoso Ponte Scaligero. Un imponente ponte medievale sull'Adige, costruito da Can Grande II della Scala nel XIV secolo, come via di fuga fortificata dal vicino Castelvecchio, collegando la fortezza con l'altra sponda del fiume, famoso per le sue 3 arcate asimmetriche e l'aspetto merlato. Fu distrutto dai tedeschi nel 1945 e fedelmente ricostruito nel 1951, utilizzando i materiali originali recuperati. Oggi è un percorso pedonale panoramico che unisce il centro storico con l'arsenale austriaco, offrendo viste spettacolari della città. Il viaggio a Verona si conclude qui. Tante altre sono le bellezze di questa città da scoprire. Speriamo che le immagini e la narrazione vi abbiano offerto un'ulteriore prospettiva di questo luogo, ispirandovi a viverlo di persona. Vi diamo appuntamento nel prossimo speciale dedicato al Natale, immergendoci nel clima festivo di Bassano del Grappa e dei mercatini veronesi. A presto!